Eccoci qui ragazzi, bentornati, salve a tutti, top e flop di questa 36esima giornata di Serie A. Mancano ancora due partite ovviamente, Roma-Salernitana che si giocherà alle 18:30 e la Juventus stasera impegnata ad Empoli. Però possiamo già tirare le somme per le partite che sono state già giocate, quindi andiamo ad analizzare le partite che sono state giocate finora e vediamo chi è andato sopra le aspettative, chi è al di sotto e chi invece né carne né pesce, perché ci sono alcune squadre che sono state quasi anonime in questa 36esima giornata. Partiamo subito, prima di cominciare, se vi va iscrivetevi al canale, fatemi sapere se questa rubrica vi piace, mettete un like a questo video se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella se vi iscrivete, così restate aggiornati sui contenuti ogni qualvolta carico qualcosa. Partiamo subito, Sassuolo Monza, top Monza. Bene il Sassuolo, non tra i flop, perché ho visto la partita, il Sassuolo comunque se l'è giocata, ma nel secondo tempo il Monza è entrato agguerrito come non mai, come se si stesse giocando la finale di Champions League e ha portato a casa il risultato. È vero, è arrivato a fine secondo tempo, sì, sul finale di partita, ma chi ha visto la partita può sicuramente pensarla come me, perché il Monza nel secondo tempo ha completamente messo alle corde il Sassuolo, che nel primo tempo però se l'è giocata, quindi non lo mettiamo tra i flop. Mettiamo il Sassuolo tra le squadre di mezzo, diciamo, e il Monza nei top di questa 36esima giornata. Cremonese Bologna. Flop Cremonese ovviamente, top Bologna perché il Bologna ha giocato un grandissimo calcio. Ha fatto mi sembra 9 tiri nello specchio, 5 reti, quindi sicuramente al top di questa 36esima giornata. Flop Cremonese più che altro per il fatto che era una partita da spartiacque, dovevi fare 3 punti per sperare ancora di poter restare in Serie A. Aritmetica raggiunta per la Serie B e la retrocessione. Ovviamente mi dispiace per la Cremonese perché è una squadra che comunque a livello di gioco ha espresso un'identità di calcio, al di là del cambio di allenatore, però l'ha sempre giocata la partita e non si è mai chiusa come di solito fa una neopromossa. Quindi da questo punto di vista chapeau per la Cremonese. La Serie B ovviamente dirà l'anno prossimo se poi sono ancora pronti per tornare in A o meno. Top Bologna, flop Cremonese. Atalanta Verona. Atalanta top ma non troppo. Top ma non troppo perché nel secondo tempo il Verona, soprattutto dopo che era entrato Verdi al 65esimo mi sembra, comunque dopo il 60esimo è avvenuto il cambio, ha chiuso completamente l'Atalanta nella propria area di rigore cercando di agguantare un punto, cercando di portare la partita in parità. Non ci è riuscito per meriti dell'Atalanta sicuramente, che comunque ha sbloccato la partita. Vuoi la papera sul secondo gol, il terzo gol dell'Atalanta è un grandissimo gol di Oilund. Diciamo che non la mettiamo tra i top l'Atalanta perché mi aspettavo qualcosina in più contro il Verona, che comunque non è che giochi poi così alla grande, però bene l'Atalanta, male il Verona, ma non troppo male perché alla fine il secondo tempo se l'è giocato. Milan-Sampdoria, top Milan, flop Samp. Sarebbe semplice, semplicissimo dirla così. Ovviamente il Milan ha giocato la sua partita, ha creato occasioni da rete, trasformandone ben 5, quindi sicuramente non va a finire dai flop. Top Milan, flop Sampdoria, ma la Sampdoria oramai con la matematica retrocessione, già prima della retrocessione, e già non era questo granché. Però c'è una cosa che voglio dire su questa partita. Tiro acqua al mio mulino, mi volete dire voi? Sì, tiro acqua al mio mulino perché l'unico calciatore che la Sampdoria ha avuto da gennaio fino a questo fine campionato che merita di essere elogiato è Zanoli. Zanoli è andato via da Napoli perché voleva giocare, aveva bisogno di giocare e il Napoli l'ha mandato in prestito alla Samp prendendo Beresischi e ha fatto la cosa più giusta che potesse fare la società Calcio Napoli, perché Zanoli lo si era già visto a settembre, ottobre e novembre a Napoli,
perché ha giocato anche qualche scampolo di partita, anche in Champions League, e ha detto la sua, ha sempre giocato come si deve, è un giocatore duttile, è un giocatore umile ed è un giocatore tatticamente preciso. Quindi poche sbavature, tanta corsa, tanta voglia di arrivare perché è giovane. Un applauso a Zanoli e colgo questa occasione per elogiare ovviamente un calciatore ed un ragazzo che può essere il futuro del Napoli, il futuro della nazionale. Ancora presto, però Zanoli è sulla retta via. Lecce e Spezia, ecco due squadre che non sono state né carne né pesce, un solo tiro in porta tutta la partita. Ho visto la partita anche se mi stavo addormentando, però non possiamo dire né top né flop tra le due, perché sono state due squadre. Io mi aspettavo, devo dire la verità, un Lecce che volesse prendere i 3 punti per staccarsi da questo trittico di squadre che poi lotteranno per un solo posto per la retrocessione. Però il Lecce è al di sopra di Spezia e Verona, però sei sempre a 33. Quindi mancano 2 partite, te la devi ancora giocare. Mi auguro che possa restare in Serie A perché senza peli sulla lingua mi farebbe piacere più che rimanga il Lecce in Serie A che Spezia e Verona, però vedremo poi chi arriverà a fine campionato al di sopra di quella striscia rossa che ti porta a retrocedere. Però se dobbiamo analizzare la partita non c'è niente da analizzare, una partita né carne né pesce, né top né flop. Torino-Fiorentina, partita giocata da Juric come ci si aspettava, la Fiorentina con un po' di turnover in vista della finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì contro l'Inter. Partita non proprio entusiasmante, però nemmeno a una partita come Lecce Spezia che è stata proprio clamorosamente addormentata. 1-1, li mettiamo tutti e due sullo stesso piano, né top né flop, però sono due formazioni che hanno comunque provato a vincere la partita sia l'una che l'altra. Napoli-Inter, top Napoli, flop Inter. Flop Inter però, flop Inter ma non troppo perché ci può essere il turnover come diciamo come scusante, anche se tutto ciò che è uscito oggi dopo il match giocato ieri già non mi piace perché discutere comunque di una partita, parlare di una partita dove c'è stato turnover e appellarsi, scusate, al turnover, sì, avete giocato, noi eravamo in 10. Allora, il Napoli per tutto il primo tempo ha chiuso comunque l'Inter nella propria area di rigore. L'Inter ha fatto un solo tiro fuori, perché non è nemmeno in porta, fuori con Lukaku al 46esimo della partita. Poi che l'espulsione di Gagliardini, stavo dicendo Gabbiadini, mamma mia, di Gagliardini, e ovviamente devi giocare tutta la partita, il resto della partita, il secondo tempo in 10. Sicuramente ha dato una mano ad un Napoli che però aveva già dimostrato in 11 contro 11 di dare filo da torcere. Poi che voi avete messo il turnover non è un nostro problema. Noi con la formazione titolare abbiamo disegnato calcio e vi abbiamo dato una bella lezione. Quindi top Napoli, flop Inter, 3-1. Udinese Lazio. Ho visto la partita in bilico anche dopo l'1-0 della Lazio, perché l'Udinese non si è risparmiata, ha cercato di pareggiarla, ha cercato di andare in vantaggio anche sullo 0-0, però non è stata la partita più divertente della 36esima giornata. Poi c'è tutto ciò che si è creato intorno al calcio di rigore, era rigore, non era rigore, il tocco è lieve, non è lieve. Siamo sempre qui, a fine campionato, quasi a discutere delle stesse cose. Il tocco, lieve o non lieve? Ci sta questo tocco? Sì, basta. È calcio di rigore. Non esiste lieve non lieve. Se tu mi tocchi il piede in area di rigore, e basta. È massima punizione. Da assegnare senza nemmeno recriminare poi sulla decisione arbitrale. Mi hai toccato, punto, è calcio di rigore. È stato ingenuo
il difensore in quel frangente, perché poteva anche evitare di toccarlo, ovviamente non lo sbilanciavi, forse sarebbe finita in gol lo stesso la palla perché l'azione era pericolosa, va bene, però errore del difensore, calcio di rigore, per me, senza se e senza ma. Udinese e Lazio però né top né flop, però un'asticella alta, che comunque la partita l'hanno giocata. Aspetteremo cosa succederà alle 18:30 con Roma Salernitana ed Empoli Juventus che si giocherà stasera alle 18. Deve uscire anche la sentenza, si parla di 11 punti di penalizzazione, è proprio una commedia all'italiana questa storia di punti dati, punti tolti, ma non è questo il video nel quale ne parleremo, perché poi a sentenza uscita da qui a fine settimana mi prenderò 5 minuti per analizzare e dire la mia anche sulla situazione Juve, perché è stata comunque una stagione con decisioni prese dal punto di vista di prefetture, questure, anche per spostamenti di partite, tifosi, scontri, cori razzisti. È stato un anno abbastanza impegnativo, con decisioni che poi sono anche state alquanto superficiali molte. Ma ne parleremo in un altro video. Questo era per quanto riguarda questa 36esima giornata. Vedremo cosa succederà stasera. Vi auguro un buon lunedì ancora ragazzi e sempre Forza Napoli.